Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Questo video sarà un po' diverso dagli altri perché non ci sarà grammatica, non ci saranno esercizi, non ci sarà cultura italiana, ma ho deciso di parlarvi un po' di me. Quindi mi aprirò un po' a voi così che possiate conoscermi meglio. Infatti qualche giorno fa sui social vi ho chiesto di farmi delle domande, tutto quello che volete sapere su di me, su di Rocco, sull'Ernamo, sulla nostra vita privata. E oggi andrò a rispondere a quelle domande. Cominciamo! Una breve ricapitolazione su di me: mi chiamo Graziana, ho 24 anni e sono nata e cresciuta in un piccolo paese vicino a Bari, in Puglia. E per rispondere subito alla prima domanda che mi chiedeva appunto a proposito del mio percorso scolastico, ho fatto un percorso scolastico piuttosto normale, tradizionale, come tutti i bambini italiani. Ho frequentato la scuola materna, poi la scuola elementare, la scuola media e al momento di scegliere la scuola superiore ho deciso di frequentare il liceo scientifico. Perché in quel momento, quando avevo 14 anni, pensavo che mi piacesse moltissimo la matematica. Poi dopo 5 anni di matematica e fisica, chimica, biologia, ho capito che forse non era proprio quella la mia più grande passione e che invece la mia più grande passione erano le lingue. È per questo che poi ho cambiato completamente il mio percorso di studio all'università, scegliendo proprio una laurea in comunicazione e mediazione linguistica e interculturale, che in parole povere va un po' ad analizzare come ci si dovrebbe comportare e relazionare tra le varie lingue, sia a livello sociale che a livello di traduzione. E per rispondere a un'altra domanda che mi chiedeva come io e Rocco ci fossimo conosciuti, la risposta è proprio all'università. Infatti anche lui ha frequentato la stessa università a Bari, noi ci siamo conosciuti lì. Io e Rocco stiamo insieme dal 2015, sono passati un po' di anni e dopo l'università sì, ci siamo un po' spostati in varie città d'Italia. Abbiamo vissuto a Bologna, abbiamo vissuto a Roma, abbiamo vissuto a Firenze. Secondo voi quale sarà la prossima? Molti di voi ci hanno anche chiesto se siamo sposati. No, non siamo ancora sposati, anche se ci conosciamo da moltissimo tempo. Probabilmente è una cosa che succederà nel futuro, ma adesso ancora non ci stiamo pensando. Probabilmente è anche una questione culturale, perché in Italia si tende a sposarsi un po' più in tarda età e si tende quindi a passare molto tempo da fidanzati. Fatemi invece sapere nelle vostre culture cosa succede, se ci si sposa pochi anni dopo il fidanzamento o se invece è più simile all'Italia. Un'altra domanda molto ricorrente è: come è nato l'Ernamo? Allora, come vi dicevo, io e Rocco ci siamo conosciuti all'università. Entrambi studiavamo le lingue straniere ed entrambi usavamo le risorse online, soprattutto YouTube, per migliorare le lingue che stavamo studiando, per imparare nuovi concetti, nuove parole. Ed era un mondo per noi molto molto affascinante. Nel frattempo io avevo anche cominciato a dare delle lezioni online proprio di italiano, che è una cosa che da sempre mi è piaciuta. Io ho sempre amato fare gli esercizi di grammatica italiana quando ero a scuola, lo so, un po' strano, ma è la verità. E così Rocco mi ha detto: ma allora perché non apriamo anche noi un canale YouTube? Abbiamo le conoscenze per poterlo fare e possiamo aiutare chi proprio come noi sta studiando le lingue straniere e in particolare sta studiando l'italiano come una lingua straniera. All'inizio, devo ammettere, io ero un po' scettica, ma ho detto va bene, ci proviamo. E così tutto è partito un po' per gioco. Non sapevamo cosa aspettarci dal futuro, non sapevamo se
noi o i nostri video sarebbero piaciuti al pubblico, non sapevamo nulla. Il nostro primo obiettivo era quello di aiutare le persone che avevano difficoltà, proprio come noi, con le lingue straniere, in particolare con l'italiano. All'inizio abbiamo studiato tantissimo per capire come tutto andasse fatto e ci siamo un po' divisi i compiti. Quindi a Rocco va tutto il merito di aver creato veramente lo scheletro, di aver creato le basi fondamentali di questo progetto. Si è sempre infatti occupato, e ancora oggi si occupa molto della parte tecnica, della parte dietro le quinte, e quindi lui ha studiato come per esempio aprire un canale YouTube, come pubblicare i video, come creare un sito web che è abbastanza complicato e così via. Io invece mi sono occupata sempre un po' di più della parte di contenuti, della parte creativa, e devo dire che come sistema funziona bene. Voi cosa ne pensate? Poi il progetto è piaciuto a molti, noi siamo stati super contenti di questo e devo dire che una delle più grandi soddisfazioni della mia, posso parlare anche a nome di Rocco, della nostra vita, è stato questo qui, questo gioiellino qui, il nostro Silver Button, che abbiamo ricevuto quando abbiamo superato i 100.000 iscritti. È stata una delle più grandi soddisfazioni, una cosa che non ci saremmo mai aspettati all'inizio, ma che veramente ci riempie di orgoglio e di grande soddisfazione. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, quindi veramente grazie dal profondo del nostro cuore, grazie a chi c'è stato dall'inizio, veramente dall'inizio, grazie a chi si è aggiunto successivamente ma presto ha comunque conquistato i nostri cuori, grazie a chi ci ha sempre fatto i complimenti, ci ha sempre sostenuto, grazie a chi ci ha fatto delle critiche costruttive, perché ovviamente ci hanno aiutato a crescere, e davvero grazie di cuore. Come sempre io lo ripeto sempre, noi leggiamo tutti i vostri commenti, leggiamo tutti i vostri messaggi. Spesso non abbiamo il tempo materiale di rispondere a tutti perché altrimenti non riusciremo più a creare i nostri contenuti, ma davvero noi vi leggiamo e siamo super contenti dell'affetto che provate per noi. A proposito di Lernamo, c'era anche una domanda molto divertente, molto interessante a cui voglio rispondere, e cioè c'era una persona che ci chiedeva: ma perché si chiama Lernamo e non Lerniamo? Allora, se voi siete su questo canale da molti anni, sicuramente ricorderete che nei nostri primi video noi chiamavamo il nostro canale Lerniamo. Infatti la I non era presente nel nome, ma noi comunque lo chiamavamo così. Poi molti ci hanno fatto notare nei commenti che era un po' strano dal momento che non c'era una I visibile lì, e per questa ragione abbiamo detto sì, in effetti avete ragione. Abbiamo voluto fare una cosa un po' divertente, dei giochi di parole con la parola amo come amore, con la parola learn, quindi un po' di internazionalità, ma allo stesso tempo anche con la parola impariamo, quindi learn, amo imparare, impariamo, learnamo. Abbiamo fatto un po' di casino, però alla fine è diventato Lernamo e siamo molto soddisfatti di questo nome. Voi cosa ne pensate? Quindi sì, per rispondere a te, in origine era Lerniamo, ma infatti non c'è mai stata una I, perché il nostro obiettivo era giocare con imparare, learn, e amare l'apprendimento, quindi amo. Allora, per quanto riguarda invece un po' di curiosità, di hobbies, cose che mi piace fare, posso dire che mi piace molto leggere e mi piace molto scrivere. È molto utile, vi aiuta se quotidianamente scrivete anche solo un paio di frasi sulla vostra giornata in italiano. Ma mi piace moltissimo anche viaggiare e mi piace moltissimo anche guardare film e serie TV. Tanto, soprattutto in lingua straniera.
quindi sono una dipendente dalle serie TV, dai film, provo sempre a riservarmi un paio di ore nella giornata, generalmente nella sera, quando sono un po' stanca e non ho voglia di fare altro, per guardare un bel film o guardare un paio di episodi di varie serie TV. Anzi, se avete dei film, delle serie TV da consigliarmi, fatemelo sapere nei commenti, sono sempre in cerca di nuovi consigli. A proposito poi di film, c'era una domanda molto interessante che ci chiedeva se noi preferissimo andare al cinema o andare ad un concerto rock. Allora, infatti io e Rocco amiamo il cinema e il nostro primo appuntamento è stato proprio al cinema. E quindi sì, ci andiamo molto spesso. Ora abbiamo fatto una pausa, come tutti immagino, a causa del Covid, ma veramente non vediamo l'ora di ritornarci. Amiamo guardare soprattutto i film della Marvel, una cosa che lui mi ha fatto scoprire e che adesso veramente anche io adoro. Ma in realtà guardiamo un po' tutti i film, tutti i generi di film al cinema. Concerto rock non è proprio la nostra cosa preferita, ci piace ascoltare musica rock, mi piace molto, per esempio quando mi alleno per darmi un po' di energia o quando sono un po' giù di morale, però a un concerto rock non andrei personalmente. Ma a proposito di concerti, noi avevamo comprato biglietti per un concerto che è stato rimandato 2 volte a causa del Covid e che speriamo si terrà adesso nel 2021. È il concerto di Ultimo, per chi non lo conoscesse, è uno dei miei cantanti italiani preferiti. Il suo genere è un po' pop, quindi musica commerciale e sì, non so se riusciremo ad andare a questo concerto, vedremo. Un'altra domanda molto frequente era riguardo i nostri piani per il futuro. Come vi dicevo prima, noi stiamo cercando di girare un po' tutta l'Italia e quindi abbiamo vissuto già in varie città, ci piacerebbe ancora scoprirne delle altre, speriamo che sarà possibile. E dopodiché il nostro obiettivo sarebbe andare a vivere, quindi proprio vivere per un po' di tempo, per alcuni mesi, in altri paesi d'Europa e del mondo. Per il momento, nella nostra top 3 dei paesi in cui vogliamo passare un po' di tempo, c'è la Francia, la Spagna e ci sono gli Stati Uniti. Secondo noi, per poter davvero conoscere una città, per poter davvero conoscere un paese, è importante viverci, è importante passare un lungo tempo lì, perché un viaggio di qualche giorno, di una settimana, sicuramente è bellissimo, ma non ti dà davvero l'esperienza a 360 gradi, perché hai modo di visitare tutti i luoghi turistici che ovviamente sono bellissimi, ma infatti ci siamo resi conto che ci sono altrettanti posti bellissimi che solo chi vive in quei posti conosce. Quindi per noi è molto molto importante, questo sarebbe il nostro obiettivo, stiamo un po' aspettando, i nostri piani sono in stallo a causa del Covid. Ma questi sono soltanto i primi 3 nella nostra lista, l'obiettivo un po' sarebbe spostarci, perché no, in molti altri paesi del mondo per qualche mese. Secondo voi dove dovremmo andare a vivere oltre questi 3 paesi? Fatecelo sapere nei commenti. E poi, dopo tutti questi giri, il nostro obiettivo è trovare la città che ci fa veramente innamorare e quindi sistemarci e quindi fermarci lì, in quella città. La città davvero che ci ruba il cuore. Chissà quale sarà. Quindi qui ho anche un po' risposto alle domande in cui ci chiedevano come mai avessimo lasciato la Puglia. La Puglia è ovviamente nei nostri cuori, la Puglia è dove siamo nati, siamo cresciuti, dove ci sono le nostre famiglie, quindi chiaramente non ci dimentichiamo di lei, ci torniamo sempre con grande affetto, siamo molto felici di passare del tempo lì, semplicemente pensiamo che sia importante anche per una crescita personale spostarsi e vivere varie esperienze
per poi tornare a casa con un bagaglio molto più grande di quando si è partiti. C'erano anche delle domande a proposito dell'America Latina. Noi sappiamo di avere moltissimi iscritti proprio dall'America Latina, vi ringraziamo ovviamente. E no, noi non siamo mai usciti dall'Europa, infatti, ma certo ci piacerebbe moltissimo visitare l'America Latina. In particolare, se posso, mi piacerebbe molto visitare il Brasile, perché le spiagge sono bellissime, mi sembra di vedere dalle foto, e poi perché sono una buona forchetta, questo non è più un segreto, e mi piacerebbe molto provare il famoso churrasco, se l'ho pronunciato bene. C'erano anche delle domande a proposito degli animali. Sì, ci piacciono molto gli animali. Se dobbiamo scegliere tra un gatto o un cane, noi preferiremo prendere un cane, però prima abbiamo bisogno di stabilirci. Quando questo succederà, lo prenderemo. Anche se poi ci sono un po' di discussioni tra me e Rocco a proposito della razza del cane, perché a lui piacciono i cani più grandi e a me i cani più piccoli. Probabilmente ne prenderemo uno grande e uno piccolo, vedremo. A proposito di tatuaggi, no, non ne abbiamo e per il momento non è tra i nostri piani farne qualcuno. Per quanto riguarda le squadre di calcio, sì, domanda perfetta, visto che l'Italia ha da pochissimo vinto gli europei. Noi non siamo grandi tifosi accaniti di calcio. Ovviamente abbiamo tifato fino all'ultimo respiro la nazionale italiana perché c'è un po' di patriottismo e abbiamo guardato tutte le partite. Oggi indosso anche una maglietta azzurra proprio come la nostra nazionale. Per quanto riguarda invece le altre squadre, non siamo fan davvero di una squadra in particolare, però in italiano si dice essere simpatizzanti per una squadra, cioè vuol dire non avere davvero proprio la passione per una squadra, sapere tutto, guardare tutte le partite, ma avere una certa preferenza, tendenza per quella squadra. Nel caso di Rocco è la Juventus. Nel mio caso invece sono un po' più internazionale e sono simpatizzante per il Paris Saint-Germain. Poi c'era una domanda molto interessante: qual è secondo me la più grande caratteristica degli italiani? Io qui risponderei la passione, la passionalità, perché noi davvero mettiamo passione in tutto quello che facciamo, anche semplicemente nel parlare. Amiamo parlare con un tono di voce molto alto o amiamo parlare con i gesti, perché secondo noi tutto questo dà più enfasi e sottolinea maggiormente quello che stiamo dicendo. Qual è la situazione più difficile per registrare un video? Sicuramente quando i vicini di casa non aiutano e molto spesso questo succede in Italia. So che non è colpa loro perché loro non sanno che io sto registrando un video, ma molto spesso probabilmente avete visto qualche blooper nei miei video. Io mi arrabbio con i miei vicini di casa perché parlano sempre, usano un tono di voce alto, mettono musica ad alto volume, fanno lavori fai da te in casa. Questo diventa un po' difficile per registrare un video perché ovviamente la qualità dell'audio è fondamentale per voi che studiate l'italiano. Ma in realtà succede la stessa cosa anche durante le lezioni, perché quando faccio le mie lezioni con i miei studenti molto spesso ridiamo e ci divertiamo perché ci sono dei rumori per la strada. Ma purtroppo sono cose che non dipendono da noi e che non possiamo controllare, quindi se qualche volta sentite dei rumori nei nostri video ci dispiace, noi cerchiamo veramente di evitarli il più possibile, ma ci dispiace. Poi c'erano delle domande a proposito dei dialetti, domande che mi fanno molto piacere. Allora, sì, sia io che Rocco parliamo il dialetto pugliese. In realtà non esiste davvero un dialetto pugliese, ma esistono dialetti locali, uno per ogni città, quasi. Quindi io e Rocco parliamo due dialetti diversi, perché ovviamente veniamo da città diverse.
In generale noi possiamo capirci perché ovviamente la regione è la stessa, la Puglia, ma ci sono delle parole che comunque sono un po' diverse. Tendenzialmente parliamo dialetto per esempio con i nostri nonni, qualche volta con i nostri genitori e qualche volta anche con i nostri amici, magari per fare una battuta, uno scherzo. Il dialetto di Bari, per esempio, è molto diverso dai dialetti delle altre città italiane, ma veramente molto diverso, ed è anche molto diverso dall'italiano standard. Per esempio, se io vi dicessi "Non giochi sciodde", voi cosa capireste? Lo so, sembra una lingua proveniente da un altro pianeta, ma vi ho semplicemente detto "non voglio andare lì". Quindi per rispondere a un'altra domanda, sì, generalmente se in una serie TV ci sono delle persone che parlano solo dialetto di una città diversa dalla nostra, abbiamo bisogno dei sottotitoli per poter capire tutto, perché altrimenti anche per noi italiani non è possibile. E per quanto riguarda invece la questione dell'accento mio e di Rocco, che sono un po' diversi, anche in questo caso è vero, proprio perché veramente ogni città italiana, anche se si tratta di città molto vicine, ha un accento molto forte e particolare che è diverso dalle altre città, sicuramente per via dell'influenza del dialetto. A proposito di dialetti, noi abbiamo realizzato un video in cui raccontiamo un po' della situazione dei dialetti in Italia perché è veramente molto interessante e se ancora non lo avete visto non dimenticate di dargli un'occhiata, lo trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Ebbene, queste erano un po' di informazioni su di me, su Rocco, sul nostro canale, sulle nostre vite. Se avete ancora delle domande, se ci sono ancora delle domande a cui non ho risposto, per favore scrivetele nei commenti e sì, possiamo fare una seconda parte di questo video. Mi è piaciuto moltissimo rispondere a queste domande per voi, spero che anche a voi sia piaciuto il video, fatemelo sapere con tanti mi piace e tanti commenti. E davvero ancora grazie mille per aver creduto in noi dall'inizio, grazie mille per continuare a seguirci con tanto affetto e vi chiediamo scusa ancora una volta se non riusciamo a rispondere a tutti e sappiamo che ci sono molte persone che ci dicono che vogliono una maggiore comunicazione. È un po' difficile con tutti i commenti, tutte le email, tutti i messaggi che ci arrivano, davvero noi siamo grati a voi per tutto quello che fate per noi e cerchiamo di mostrare il nostro affetto nei vostri confronti creando video interessanti, speriamo, divertenti. Abbiamo anche una newsletter, se ancora non vi siete iscritti potete farlo, in cui d'ora in poi inizieremo anche a inviare delle email con delle curiosità, con delle altre piccole informazioni e pillole, quindi se ancora non lo avete fatto potete iscrivervi lì. Invece per tutte le lezioni di grammatica che abbiamo realizzato potete trovarle sul nostro sito lernamo.com. Ancora un applauso a Rocco perché è lui il tecnico del sito che spesso crea molti problemi. E non dimenticate di seguire l'Ernamo anche sui social, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest. Io vi aspetto nel prossimo video. Ciao!